Buongiorno ragazzi, appena svegliato, sempre di corsa, ore 8:30 del mattino, fra poco ho un treno, meno 17 gradi in questo momento, però vado a fare colazione al volo che ho qui quarto d'ora e poi andiamo subito. Per colazione latte di soia, uovetto, patate, giozzi, quella gattina lì e questa non lo so, questa è top, tipo una pastina buona. €89 per venire fino a qua, mezz'ora di taxi, top. Comunque questa stazione, guardate, c'è proprio un aeroporto, c'è proprio la passerella gigante tipo del check-in, tipo il ponte per venire qua c'è il drop off, veramente tanto aeroporto, cioè puoi venire qua solo con la macchina, no? Non si può venire qua a piedi o in qualche altro modo. Così proprio salvi la situazione, proprio la stazione, no? Diventa un luogo solo di partenze. Poi comunque per trovare il treno è veramente facile. Allora, per prima cosa guardate l'orario, gate 7 e andiamo al 7. Se per caso ci sono due che partono alla stessa ora, si guarda il numero del treno che è G3781 e così siete sicuri al 100%. Un bel double check sull'app di Railway che c'è scritto sempre, e se per caso non siete ancora sicuri l'app vi dice anche il nome in cinese del luogo di arrivo, quindi potete controllare anche se non sapete il cinese, guardate un po' i simboli e fate double check anche lì. Poi è talmente sicuro che potete anche lasciare le valigie qua, cioè andare di là a prendervi un'acqua, veramente sicurissimo. Perfettamente chi è dentro, chi non c'è, chi c'è pieno di telecamere, freschi a 60 centesimi qua nel supermercatino, top. L'acqua è anche gratis, però è sempre calda nei ristoranti, non dissetano niente, ho sempre sete, sempre. Poi i treni sono proprio top, hanno i bagni bellissimi, hanno i lavelli col sapone che funziona, presi di ricarica, specchio, acqua calda, acqua fredda per mangiarsi i noodles. I posti sono larghissimi, poi si può scendere tantissimo con lo schienale. Questo top, cioè veramente comodi. Questo è la second class, non è neanche la first. Adesso mangiamo i raviolini di ieri. Appena sceso a Pingqiao, sempre una cittadina dello Shaanxi, veramente più piccolina rispetto alle altre, comunque fra i suoi abitanti, comunque non è una cittadina come quelle dove sono andato in Giappone, però è la più piccola finora che vedrò. Ha un bellissimo centro storico e ho preso l'hotel proprio lì. In questi giorni mi sto trattando bene, questa è la stazione, non c'è nulla, silenziosissima. Qua non c'è la metro, quindi prenderò un taxi, sono 15 minuti, quindi €2 con Didi. Se no bus un'ora ci mette, però ovviamente non vale la pena, costa veramente troppo poco usare i Didi. Non fidatevi dei taxi perché dopo vi inciulano o fanno le rotte più lunghe, cioè li allungano, oppure comunque costa di più, cioè generalmente costa un 30-40% in più. Ho provato solo una volta, quindi non sono così sicuro, però ecco dalla mia esperienza un 30% in più costa, poi dopo non sanno mai bene dove andare, invece perché parlano in cinese, non si capisce, invece con Didi metti la posizione, quindi ti porta lì. Molto cinese, ho preso il Didi ed è già lì. Arrivati nella città antica, mi ha lasciato lì l'hotel proprio su questa via principale, incredibile. Ho acquistato tramite Trip un ticket che dicono che è da fare assolutamente, costa €14 e ti dà l'accesso a una ventina di attrazioni, di cose da vedere qua nel centro storico, compreso la muraglia e dei templi, cose così. Prezzo top, finalmente qualcosa di economico. Qua dentro non possono entrare macchine, solo questi mini scooter motorini qua e quelle macchinine lì turistiche che vedete ti portano in giro per il centro. La cosa più bella è immaginarsi queste stradine qua 1000 anni fa, il lavoro che c'era, la gente che c'era, i mezzi di trasporto. Adesso ovvio tutto diverso, c'è sempre il sole, però c'è una leggera foschia, penso sia smog perché è veramente strano, cioè non ci sono nuvole. È incredibile, oggi ci sono 5 gradi esatti qua in questo momento, alla sera però meno 10, cioè questo sbalzo di 15-20 gradi soliti. Infatti ho tirato fuori la felpa Supreme, finalmente sto andando in jeans
Posso anche mettere via le Timberland se è così sempre. L'hotel è questo, penso si entra da qua. Proviamo. Forse, però bellissimo, bellissimo, bellissimo. Se qua è la reception, boh, indietro al negozio. Esco ed è così, mamma mia. Come vi avevo anticipato, top anche questa, molto bene, molto molto bene. Wifi che va alla grande, fuori dalla doccia, quindi top. Sempre un odore che esce di fogna, ma boh, tranqui. La cosa pazzesca è questa, tanto la chiave è questa. Apro il tendone, follia. C'è anche un mini portico qua. E con la vista sui tetti, mamma mia. Sembra di essere su Assassin's Creed, non so, salterei sui tetti, giuro. Allora, questa è la mappa. La città antica di Pingyao è formata da queste mura lunga 6 km, tutte attorno, con delle porte, eccetera. Dentro ci sono un sacco di cose da vedere, ci sono alcuni templi, alcuni giardini, molto interessante. Poi la zona, la città principale è da questa parte, sud-est. Fa 400-500 mila abitanti, però da vedere da fuori prima non so dove sia, non c'è, fa di più di Verona, ma Verona comunque, vedi c'è giro macchine, prima era deserta. Qua hanno mantenuto chi ci viveva, le loro case, le loro attività, eccetera, e si è costruito tutta una nuova città fuori. Certe cittadine qua in Cina si sono mescolate, no? E hanno perso quella tradizione, quella bellezza, tipo anche dove sono stato ieri, a Datong, dentro la città antica c'era dei palazzi, quando ho fatto il giro ieri notte c'era anche una discoteca gigante, ho visto in mezzo, invece qua si è mantenuto esattamente come era 500 anni fa. Noi ci troviamo qua in teoria nella North Street, vediamo un po' cosa potremmo fare. Adesso vedo, andiamo a fare, perché c'è qua le mura che sono belle, sono curve, quindi molto interessanti da andare qua sopra. Poi c'è un tempio qua che avevo visto prima, bello, e altre 2 o 3 robe qua. Andiamo, vediamo cosa riusciamo a fare. Sono le 2:30, poi chiude tutto alle 5:30, quindi abbiamo queste 2 orette e mezza, 3, però sì, andiamo subito, dai. Via principale, abbastanza lunga, dovrebbe essere lunga tipo 1 chilometro, comunque sempre percorribile benissimo a piedi. Questa subito qua è la Rishencheng Bank, quindi è una delle prime banche del paese cinesi, se non la prima proprio. Pingyao per un breve periodo è stata praticamente il centro cioè tutti i soldi passavano qua ed era considerata tipo la Wall Street, ok, cinese, quindi tutti venivano qua per cambiare, per gestire i soldi, eccetera. Ovviamente si parla di tanti anni fa. Sala del conteggio dei soldi, ci mettiamo qua a contare, e i documenti, tutto è partito da qua, cioè da questo punto qua. Le zone dei meeting importanti con altre banche o con proprio clienti grossi, baffetto che c'hanno, baffettano benissimo. Qua la cucina, ci sono ancora degli scritti storici, dei libri, ovviamente non capisco niente. E basta, niente di così speciale, però è bello anche sapere, no, la storia di un paese dove sono nate certe cose. Pieno di queste ampolle giganti, qua dentro potete vedere pieno. C'è del cibo dentro tipico di qua, che è tipo una carne, però non solo carne, è tipo una mista, una pastella con granulosa, con carne, farina, cosa di particolare, dopo lo assaggiamo sicuro. Pezzi e arachidi, si prende 1 o 2 cucchiaini, si mette in una ciotola con dell'acqua calda, si scioglie, si forma tipo questa zuppetta, pastella. Uffici governativi, must to do here, perciò andiamo. La polizia usa questo per, non so, i pali qua per affrontare le persone. Ho visto dei video, cioè non usano pistole o pugni eccetera, usano questi e li respingono tipo. Molto maestoso, molto grande, spazioso.
Adesso lì ci dovrebbe essere uno spettacolo. La rievocazione di un processo, ipotetico processo, lo fanno solo 3 volte al giorno. Totalità adesso alle 3:30. Incredibile, culo, che sono le 3:29. Finita, era praticamente una prova di un processo, però ovviamente era tutto in cinese perché non ho capito nulla, però carina, 5 minuti, 10, non di più, non so se ne valga così tanto la pena venire qua per quest'ora qua, per questo. Qua giudicavano le persone davanti a tutti, davanti a una folla magari, c'era la sala interna, una struttura veramente grande. Io adesso sono qua, esattamente in questa stanza qua, però guardate che roba che c'è dietro, anche i parchi attorno, la sala torture. Un po' buio, potremmo mettere una lucina. Tutto in cinese, cioè non capisco niente. Qui è pieno zeppo di queste vie, veramente ogni traversa è così, è pazzesco, veramente sembra di vivere in un'altra epoca. Follia ancora, non so, sembra anche poco turistica, nel senso sì, ci sono attrazioni super mega turistiche con i tornelli, con i QR, sì, però non so, c'è mezza vuota, sempre così. Il tempio confuciano, il confucianesimo, che non è Kung Fu con la K ma con la C ovviamente. Non è una vera e propria religione, ma è tipo uno stile di vita, non so, difficile da spiegare. Un sistema filosofico, etico, sociopolitico fondato da Confucio intorno agli anni 500 più o meno, la ricerca dell'armonia sociale tramite virtù personali e gerarchiche corrette, esempio sovrano suddito, padre figlio, fratello sorella. È stata la base della cultura cinese. Si diceva, per chi, non so, i sovrani o comunque cariche importanti non dovevano essere i nobili o chi aveva più soldi, ma i più virtuosi e più competenti. Qua in questo posto venivano formati tramite questa ideale e i più bravi poi venivano magari nominati magistrati o prendevano qualche altra carica dello Stato. Molto rilassante qua comunque. Vado verso le mura che poi se no chiudono. Vado a mangiare qualcosa stasera sicuro, solito. Sono dei prezzi folli, cioè dopo spenderò tanto come sempre, però ho visto piatti tutti a 10, 12, 15, 7, 20, cioè 1, 2, 3 euro massimo. Comunque la cosa bella di questo posto è che è tutta una foto, cioè se tu vai in città e trovi sta roba qua, ti metti lì a fare 3000 foto, se trovi sta roba qua, altre 3000 foto, o una via del genere, altre foto. Invece qua ogni angolo che tu ti giri è tutto così. Uno degli ingressi delle mura, molto vicino al tempio, perché proprio lì, e andiamo verso destra. Comunque ho comprato questo prima di partire, DJI, da attaccare al telefono dietro, perché quello che avevo era molto sporgente, era così, dava stranoia metterlo in tasca, facevo strafatica e si è rotto 2 volte questo, quindi ho dovuto comprarlo di nuovo. Invece questo piccolino, circa 10 euro, 12 euro dal sito ufficiale DJI. Ho visto che in vari stati non c'è, tipo è sold out, in Italia c'era ancora, quindi l'ho preso subito ed è comodissimo. Si può decidere anche quanto si vuole limitare il rumore, che è off, low o high. Ma non mi viene voglia anche voi tipo di saltare tra i tetti, cioè giuro, cioè è pazzesco, giuro. Qua si può vedere la differenza tra il vecchio e la nuova città. Non è grandissima, però un po' di palazzoni là in fondo, anche lì sono giganti, anche là c'è una struttura enorme.
tutti uguali sempre, spiaccicati. Comunque sto facendo una bella camminata, io sono entrato, non si vede neanche più, comunque là in fondo ho fatto tutta questa finora, fino qua, e vado un po' più avanti, poi giro a sinistra che ho l'hotel in quelle zone là. La mia solita 40 minuti di camminata la sto facendo, però guardate dove sono, sopra una muraglia, quindi subito. Comunque ieri sono riuscito a fare finalmente sta cavolo di lavatrice. C'è poco da fare quando si va in hotel carini, cioè anche queste piccole cose fanno la differenza. Lavatrice e asciugatrice gratis, ce ne avevano una nuova di Zecca top, i vestiti profumatissimi, perciò sono bello fresco. Figuratevi se non mi va WhatsApp, Instagram, messaggi così, caricare un video su YouTube. Ho provato, sono andato avanti, ne ho uno pronto ma non mi si carica, mi salta la connessione, poi riparte, è veramente impossibile. Sono riuscito una volta quando sono partito, non mi ricordo più neanche dove ero, però adesso no, quindi niente, c'è poco da fare, riproverò nei prossimi giorni, ma se non riesco li metterò quando torno in Italia, quindi fra un mesetto circa, e basta. Mi dispiace per questo non tenervi aggiornati passo passo, però va così la Cina. Non pensavo assolutamente che fosse così, ma è così. Lì comunque ci sono le entrate chiuse, cioè non dirmi che devo ritornare indietro, andare tutto a nord, ma è possibile. Cioè qua siamo esattamente a metà, che in teoria c'è scritto proprio la porta, ma c'è un cancello con il lucchetto. No way. Mamma mia, il lucchetto gigante. Fra un quarto d'ora chiude anche il sito, quindi vediamo, mi cacceranno, mi verranno a prendere, non lo so. Comunque il primo posto molto vero, zero telecamere, zero parapetti qua, cioè qua posso cascare giù un momento all'altro, è molto vero. Arrivato nell'altra torre dove sono entrato, era esattamente là, 3 chilometri abbondanti. Doccia fatta, sto andando a mangiare qualcosa, comunque la via è sempre vuota, c'è pochissima gente, questa è la via principale, però molto suggestivo anche di sera con le luci top. Sembrano, non so, le mezzanotte, gente che rientra a casa, invece sono le 7:30. Attenzione, là vedo un po' di movimento, È più viva adesso che oggi, sempre non folle giganti, però un po' di gente. Ovviamente ho speso 11 euro, sono riuscito a spendere 11 euro, non so come, però ce n'è tanto, quindi porterò a casa al 100%. Ho il pranzo per domani in treno, perché domani mi sposto, vado in una grande città, molto grande, che è Xi'an. Piatti incelofanati, ovviamente molto calda. La giallina. Ho fatto il Pingyao Beef, che è una guancia stufata lentamente, che dà questo colore rosastro, fredda, salata e speziata, molto simile a qualcosa che c'è in Italia, ma non mi viene in mente cosa. La usano anche come souvenir, questo la essiccano, è proprio un souvenir da qua. Ho Dao Xiang Mian, che è quello che ho assaggiato ieri, quindi pasta tagliata al coltello dallo chef, quindi tutta irregolare, spaziale questa. Questo mi piace proprio, c'è questa carne morbidissima. Questo piatto incredibile, quanto costa poco, costa tipo €1,50. Questo non so cosa sia, mi sa che arrivano altri 2 piatti. Ho esagerato come sempre, c'è scritto che era per 2-3 persone, tenerissimo. Manzo, funghetti, verdurine, penso, ma un piatto gigante anche questo. Come ultimo piatto gigante sono questi rotoli di pasta di grano saraceno disposti così tipo a nido d'ape, e secondo me sono top. Questo brodino sotto con patate, carne top. Questa è una pasta molto particolare, però sembrano un po' di tortiglioni italiani. Cerco di mangiare questi due e questo qua porto via. Bene, oggi proprio domani in treno. C'erano le cameriere che se la ridevano, continuavano ad arrivarmi i piatti e io ero stufo, ero lì che sbuffavo perché non ce la facevo più. Diciamo che non lo sapevo neanche io, pensavo fossero 3 piatti, sono arrivati 5, però top, ancora meglio perché ho speso uguale. Quello che costava tanto qua era la carne, che sotto i 50 non c'era, quindi 7 euro solo la carne. Vado in hotel, provo a caricare il video, dato che c'è il wifi, speriamo di riuscire a collegarmi con la VPN. Ci vediamo domani Xi'an, che è il paese dei guardiani terracotta, quelli famosissimi. Non mi entusiasmano tantissimo, però è un'attrazione, top 5 attrazioni cinesi. Mi sa tanto da, non so, tanto turistico, vai lì, cioè sono queste statue, ok, quanto vuoi starci, no? La gente dice anche 3-4 ore, quindi non ho idea veramente. Io mi aspetto di andare lì, vedere queste statue e stare magari
magari, non so, mezz'ora, un'ora, cioè giusto per guardarle e poi vado a casa, ma sicuramente ci sarà altro. Quindi se siete curiosi seguitemi e ci vediamo domani al prossimo video.